Ciao, sono Alberto Faccani, il chef titolare del ristorante Magnolia. Ci troviamo nella mia nuova location. Il ristorante è stato spostato da marzo di quest'anno sulle prime colline Cesenati. Siamo a Montilgallo, frazione di Longiano. Intorno a noi il Monte Titano e tutta la Romagna. Oggi vi prepariamo 3 tagli di pollo in 3 fritture. La prima è il petto che verrà proposto in nugget, quindi il classico crocchetta di pollo. Il secondo è una frittura di kosha, fatta in uno stile diciamo giapponese, con uno stile karage. E la terza invece sarà una letta di pollo risvoltata, non come la vedete classicamente, in stile Kentucky. 3 grandi classici, li ho riproposti con un mio tocco personale, in uno stile secondo me molto più gustoso di quello originale che trovate nella ristorazione classica. La cottura di queste preparazioni avverrà con un solo metodo, la frittura. Abbiamo un olio particolare, un olio tecnico, un olio che tutti possiamo trovare e ci darà delle grandi soddisfazioni. Adesso Marco, uno dei miei 2 responsabili di cucina, ci aiuterà nella preparazione della ricetta dei nugget di pollo. Partiamo con un petto di pollo che tagliamo a cubettoni, poi prepariamo la marinatura. Nella prima marinatura dei nugget di pollo abbiamo dello yogurt, della senape in pasta, sale, pepe e delle erbe aromatiche, salvia, rosmarino, alloro, quello che troviamo dal nostro orto, e del limone. Prendiamo i nostri pezzi di pollo, mettiamo tutto a mescolare insieme, li immergiamo in questa marinatura per far assorbire tutti gli umori al petto di pollo che darà poi un sapore e una fragranza al momento della degustazione. Copriamo con una pellicola oppure va bene anche in un sacchetto, lasciamo riposare una notte in frigorifero, prepariamo poi la panatura. Abbiamo il pane grattugiato. Abbiamo il pane panko, che è un pane giapponese, un po' più grossolano, un pane soffiato che quando lo andremo a masticare darà un morso molto croccante, e un po' di parmigiano che darà sia un po' di colore che di gusto made in Italy alla preparazione. Adesso invece prepariamo la pastella. La pastella è a base di farina, uova, latte, sale e pepe. Misceliamo tutto insieme, con una frusta ci aiutiamo a rendere il composto liscio. Immergiamo i cubetti di pezzi di pollo che abbiamo prima preparato nella marinatura, puliti, li immergiamo e poi li passiamo nella panatura di pane panko, pane grattugiato e parmigiano. Andiamo in frittura, prepariamo una casseruola con abbondante olio. Quest'olio è un olio studiato per fritture, un olio che non rilascia odori e che ha un punto di fumo elevato. Prima di immergere i pezzi di pollo, mi raccomando che l'olio sia a una temperatura tra i 180 e i 185 gradi. Andiamo a immergere i nostri cubetti di pollo panato, li andiamo a friggere, gli diamo una prefrittura, li mettiamo a riposare su un panno o su della carta assorbente per fritti. Poi una volta che hanno riposato li friggiamo. Io prefriggo sempre 2 volte le mie preparazioni. Questo serve a dare più umidità al prodotto e avere una cottura meno violenta esterna, perché altrimenti per averlo cotto sarebbe più cotto all'esterno e meno all'interno, quindi sarebbe più bruciato. Questo permette di avere alla fine un risultato perfettamente dorato. Una volta cotto e deposto sopra il panno carta assorbente, lo andiamo a salare con un sale profumato con della zeste di limone. Partiamo con la seconda ricetta. Abbiamo una kosha di pollo karage. Questa è una tipica preparazione giapponese che ho voluto riadattare ai gusti italiani. Partiamo la sera prima con la marinatura. Prendiamo acqua, vino bianco, salsa di soia, zucchero, spicchio d'aglio che andremo a grattugiare, zenzero grattugiato, olio di sesamo, sale e pepe. Andrea, il mio secondo responsabile di cucina, vi farà vedere la preparazione del karage di kosha di pollo. Il motivo per cui tolgo l'osso dalla kosha di pollo è perché molte volte potrebbe capitarvi di trovare vicino all'osso, all'interno, delle parti poco cotte e sarebbe una cosa molto spiacevole al momento della degustazione.
Prendiamo questa marinatura per poi immergervi dentro le cosce di pollo che abbiamo disossato. La marinatura può avere una durata di 8-12 ore, dipende un po' dai vostri gusti. In frigorifero, se la volete più intensa, ovviamente deve stare più all'interno. Estraiamo il nostro pollo dalla marinatura, lo mettiamo un attimo a scolare. Nel frattempo andiamo a sbattere le uova. Una volta che sono sbattute, passiamo all'amido di riso, all'amido di mais e alla farina. Le andiamo a miscelare insieme. Ripassiamo a prendere il nostro pollo, lo immergiamo nel composto di uova sbattute e lo passiamo in questo mix di amidi e farina. Ora passiamo alla frittura. In una grande casseruola andiamo a mettere il nostro olio per frittura, andiamo a immergere il nostro caraghe di pollo, gli diamo una prima doratura, lo andiamo a asciugare. Lo riprendiamo e lo andiamo a rifinire di nuovo rifriggendolo. Mi raccomando che l'olio sia a una temperatura dai 175 ai 185 gradi. Una volta fritto lo andiamo di nuovo a far riposare sulla nostra carta assorbente, lo saliamo in superficie e lo andiamo a servire immediatamente. Viste le origini di questa preparazione, che è uno street food giapponese, ho deciso di servire queste caraghe di pollo su una semplice carta per fritti gialla. Sempre con Andrea passiamo alla terza ricetta. Abbiamo le alette di pollo stile Kentucky. L'aletta di pollo viene risvoltata e l'osso interno viene posizionato quindi all'esterno. Con l'aiuto di un coltello andrà vicino a scalzare l'osso e andrà a risvoltare la carne all'esterno. Avremo quindi l'osso che sarà poi l'impugnatura della aletta in degustazione. Una volta pronte le nostre alette di pollo, le andiamo a marinare. La marinatura delle alette è del kefir, latte fermentato. La marinatura nel kefir sarà più o meno dalle 8 alle 12 ore. In frigorifero, una volta trascorsa la marinatura, andiamo a scolarle dal kefir, le facciamo riposare a temperatura ambiente. Con il kefir rimasto e l'aggiunta di altro kefir andiamo a preparare la pastella. La pastella è così composta: farina, polvere di peperone crusco oppure paprika, timo, senape e kefir. Bisogna passare la farina di grano, la senape, la paprika e il timo nel robot finché non otteniamo un composto polveroso. Una volta che abbiamo questo composto andiamo ad aggiungere mano a mano il kefir finché non otteniamo una pastella molto liquida. Prendiamo le nostre alette di pollo, le immergiamo nella nostra pastella e le ripassiamo in questo mix di polveri. Passiamo ora alla frittura, andiamo a mettere il nostro olio in una casseruola, lo portiamo a 185 gradi. Una volta arrivato a temperatura immergiamo le nostre alette di pollo, le teniamo inizialmente dal manico, quindi dall'osso. Facciamo sempre una doppia frittura, questo aiuta a dare più umidità al prodotto all'interno e una cottura più uniforme all'esterno. Una volta che le abbiamo fritte definitivamente, le andiamo a deporre su carta assorbente, le saliamo e le andiamo a servire. Per l'impiattamento ho utilizzato un piatto di porcellana e un tovagliolo di cotone. Io quando servo alette di pollo mi piace degustarle con del lime tagliato a spicchi. Bene, vi ho presentato i miei grandi classici del pollo fritto. Spero di avervi dato dei consigli, dei trucchi che vi possano permettere di riproporli a casa. Vi auguro un buon divertimento sia nella preparazione che nella degustazione.
Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita, vi aspetto qui al ristorante Magnolia sulle colline in Romagna. Un abbraccio.